Nelle ultime settimane qualcuno mi ha chiesto: Domenico, fai un video sul fuggire in amore? Ok, perché è un argomento che ci interessa. Ebbene, ecco realizzato questo desiderio, ti parlerò di alcune cose importanti proprio all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti settimanalmente potrai vederli in anteprima. Ora, cerchiamo di capire un attimino meglio questa situazione, appunto la fuga in amore, la cosiddetta fuga in amore. È bene stabilire che molto spesso avrai sentito, no? In amore vince chi fugge. Ecco, io in realtà credo in un altro principio, ovvero in amore vince chi sa restare sostanzialmente, chi ha la forza mentale, la forza fisica, la forza spirituale di riuscire a mantenere sempre vivo un rapporto di coppia e a renderlo sempre più straordinario, ecco. Quindi questo è il mio principio, poi sono punti di vista. Detto questo, chiaramente ne sussegue il fatto che giustamente chi fugge molto spesso a sua volta viene rincorso. Questo rincorrere è molto dannoso, quindi bisogna un attimino stabilire delle cose che ti dirò all'interno di questo video che sono per te, saranno per te fondamentali per capire come comportarti da questo momento in poi. Il primo punto da considerare è che se questo avviene, molto probabilmente l'altra persona vive una mappa di insicurezza. Significa che se tende a fuggire dalle relazioni, tende a fuggire proprio dall'amore, molto spesso è perché ha un vissuto alle spalle che forse nemmeno tu e nemmeno io conosciamo, che la conduce a una certa insicurezza. Questa insicurezza di fondo non viene colmata nel tempo, anzi diventa sempre più marcata e, come si suol dire, la reazione attacco-fuga è immediata, un po' come per chi vive gli attacchi di panico sostanzialmente. Chi vive gli attacchi di panico ha molto spesso una reazione attacco-fuga. Significa, ok, sono nel supermercato, sento un po' l'aria che mi manca, esco subito dal supermercato, non finisco di fare le cose che stavo facendo. Ecco, in amore, nelle relazioni è un po' la stessa cosa. Chi si comporta così è perché ha delle mappe di insicurezza profonde, okay, di un vissuto ancora non raccontato, non sistemato, non messo a posto, che portano appunto questa persona alla fuga in amore. Okay? Questo è il primo punto da considerare. Come agire in questi casi? La miglior cosa è l'ascolto. Cerca di ascoltare questa persona e di capire profondamente cosa vive, qual è il suo vero vissuto, cosa porta con sé sulle spalle. Questo è fondamentale perché spesso capita invece di puntare il dito. Ok, lui è uno che fugge in amore, lei è una che non, cioè la trovi qua e poi non la trovi, insomma sostanzialmente non la trovi più in là, ecco, quindi è molto facile puntare il dito in questi casi, diventa difficile invece ascoltare e capire il vero vissuto che questa persona porta sulle spalle, quale mappa di insicurezza porta. Ed è inutile etichettare con narcisismo e altri termini che sono assolutamente fuori luogo. Quello che io ti chiedo è di ascoltare in modo profondo. Questo è il primo punto. Il secondo punto, se vuoi ottenere realmente risultati, è quello di non inseguire più questa persona. Smettila di inseguire chi fugge, sostanzialmente. Questo è il miglior modo, quando insegui l'altra persona, di alimentare in realtà quell'insicurezza. Perché in quel momento la persona si nutre di una certa sicurezza, di una certa forza, che poi viene di nuovo rischiacciata in basso, quindi poi c'è una sorta di ritorno, di passi indietro verso di te per una successiva fuga e quindi tu ti ritroverai sempre sommersa o sommerso in quella sensazione di vuoto
ok? C'è o non c'è, rimane o non rimane, ma fugge. Ecco, poi alla fine direi semplicemente fugge, ok? Quindi smettila di rincorrere chi fugge. Questo è il secondo importante principio. Il terzo principio è non assecondare un eventuale ritorno. Se questa persona decide di fuggire, di allontanarsi, di non vivere quest'amore in maniera profonda, quello che non dovrai fare è proprio assecondare, ok? Un eventuale ritorno, se non prima hai capito la reale motivazione della fuga, la reale mappa, come dicevamo prima. Quale forma di insicurezza spinge questa persona a fuggire? Prima comprendi questo e poi eventualmente puoi assecondare un eventuale ritorno. Quindi importante, importantissimo, non assecondare nessuna forma di ritorno, nemmeno quella più pentita e contrita in assoluto, ok? Questo è veramente fondamentale, rispettare questi 3 passaggi perché ti permetteranno, 1, di stare bene con te stesso o te stessa, 2, di avere contezza e chiarezza di quello che sta accadendo, 3, avere una nuova consapevolezza e acquisire maggiore stima, maggiore fiducia in te stesso e in te stesso. Ancora la possibilità di avere un amore nuovo, un amore puro, un amore vero e concreto, che sia con questa persona che sia con un'altra persona, ok? E non per ultimo sicuramente riuscire a gestire le tue emozioni in maniera molto più fluida, in maniera molto più serena sostanzialmente. Ti chiedo, che senso ha startene lì a soffrire e a chiederti per quale motivo l'altra persona fugge? Oppure chiederti quando tornerà? Oppure chiederti lo farà, non lo farà, come lo farà? Ecco, tutte queste domande in realtà non aiuteranno la tua crescita personale e relazionale. Io sono pronto ad aiutarti, se lo vorrai in descrizione di questo video trovi i miei contatti, potremo confrontarci e cercare di capire quello che stai vivendo. Spero che questo video ti sia stato utile, se è così lascia un like e commenta. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!